Ragazzi, buongiorno dal cuore della Russia, buongiorno dalla Siberia, mi trovo a Krasnoyarsk, sì, a est, ma proprio molto a est, e oggi con questo video voglio rispondere a un po' delle domande che mi avete lasciato su Instagram su quella che è l'attuale situazione in Russia. Voglio cercare di essere il più reale possibile, cercando anche di cancellare un po' di miti e falsità che ormai popolano i media italiani. E parliamo subito di quelle che sono le sanzioni, perché questo video inizia da una storia su Instagram che qui non dovrebbe funzionare. E sì, è vero, molti siti web qui in Russia non funzionano. Questo problema però si riesce tranquillamente a circonnavigare con una VPN. Io per esempio ora sto usando NordVPN, che ormai è sponsor da tempo di questo canale, e questo servizio, oltre a fornirmi una connessione sicura e affidabile, mi permette di piazzare la mia porta di accesso al web ovunque io voglia in giro per il mondo, così da poter aggirare questo problema e accedere a siti o contenuti non presenti nel paese dove mi trovo, e qui in Russia questi non sono pochi. Se anche voi volete provare NordVPN, qui sotto in descrizione vi lascio un link con un'offerta limitata, soddisfatti o rimborsati. Io vi consiglio di darci un'occhiata, soprattutto in una situazione mondiale così incerta. Ora, prima di andare avanti con tutte le domande e le considerazioni del caso, voglio specificare che tutto quello che dirò e tutto quello che sto dicendo deriva esclusivamente da quello che io sto vivendo in Russia ora, senza pregiudizi, propagande politiche, militari o quant'altro. E lo voglio ripetere, questo è quello che sto vivendo, senza costruirci sopra giudizi. Prima di passare ai problemi e sanzioni su prodotti fisici, voglio raccontarvi anche una situazione, un problema sui prodotti virtuali. Ora, in questo momento molte app russe sono state bloccate sull'App Store di Apple, e io da turista, come tante persone che vivono qui, stanno avendo problemi su due applicazioni principalmente: Yandex Taxi, che è l'alternativa russa a Uber, quasi monopolistica, tra l'altro qui il taxi costa una cagata con Yandex Taxi, e Sberbank, che è l'applicazione della banca, e come avete visto ieri sono anche riuscito ad aprire un conto qui. Oltre a queste, tantissime altre applicazioni russe sono bloccate su App Store. Per carità, il problema è aggirabile usando un cellulare Android o accedendoci da browser come sto facendo io, però è fastidioso. Mentre parlando di prodotti tangibili, quelli che si trovano in supermercato o in negozi di elettronica o in qualsiasi altro negozio, fa molto ridere, riflettere e pensare che dall'Italia molti dicano che qui non si trova più niente. In realtà, da quello che ho vissuto io, si riesce a trovare qualsiasi cosa. Cioè, questa è una Pepsi, l'altro giorno mi sono fatto uno spritz Aperol senza alcun problema. Poi sono stato in un negozio di elettronica e ho trovato ancora tranquillamente tutti i dispositivi Apple. Da quel che ho capito, da quello che mi hanno spiegato, alcuni marchi, come per esempio Barilla, continuano a produrre e mantengono la produzione che hanno qui, mentre altri come Pepsi e Coca-Cola sono ancora forniti perché probabilmente i venditori terzi, i supermercati, hanno ancora i magazzini pieni. Poi un discorso sui McDonald's, perché ho ricevuto una valanga di commenti di persone che non credono che i McDonald's siano ancora aperti qui. E ragazzi, non capisco per quale motivo dovrei mentire su questa cosa. In ogni caso, qui a Krasnoyarsk, in Siberia, ho trovato almeno 3 McDonald's aperti e ci ho mangiato dentro tranquillamente. Poi, da quello che mi hanno spiegato, i McDonald's aperti sono quelli in franchising, mentre da quello che ho capito, i McDonald's chiusi sono i McDonald's in diretto possesso di McDonald's. Poi, parlando di prodotti occidentali o prodotti più ad ampio spettro, molti dicono che qui c'è stato uno scoppio dei prezzi. Parlando con diverse persone qui, sì, è vero, a fine febbraio, inizio marzo, con lo scoppio della situazione, ragazzi, per chiarezza, preciso che in questo momento, mentre mi trovo qui in Russia, preferisco stare attento alle parole che utilizzo, questo vi sia chiaro. Comunque, durante l'inizio della situazione, sì, è vero, c'è stato uno scoppio vertiginoso dei prezzi, però adesso, a inizio maggio, momento in cui sto registrando il video, tutti mi hanno detto che i prezzi si sono nuovamente allineati allo stato in cui si trovavano precedentemente. Poi, per carità, dobbiamo essere realisti e l'aumento dei prezzi relativo a queste sanzioni è più facile che si veda a lungo termine. Però allo stesso tempo, se si vuole che questo accada, queste sanzioni devono rimanere più a lungo termine. Ora, parlando sempre di sanzioni, dato che me l'avete chiesto tantissimo, parliamo di banche e conti bancari. Tutto vero, io qui, e ho anche provato, non posso utilizzare tutte le mie carte europee, tutte le mie carte con circuito Visa e Mastercard europee. Perciò, per sopravvivere e risolvere questo problema, semplicemente sono entrato qui con 1000 euro cash e quando sono arrivato li ho cambiati in rubli. Ed ora, in questo momento che ho finito questi 1000 euro, sto aggirando il problema utilizzando le cripto. Semplicemente utilizzando le conoscenze e gli amici di Leo, la persona italiana con cui sono qui, invio cripto a una persona russa e questa persona russa invia a me rubli nel mio conto bancario russo che ho appena aperto ieri. E così io, turista straniero, sono tranquillamente riuscito ad aggirare il problema. Comunque, se vi state chiedendo il motivo per cui sono qui e il visto con cui sono entrato, andatevi a riprendere il primo video su questa mia avventura qui. Il grosso problema delle sanzioni bancarie, parlando sempre di cittadini, persone
persone, non di aziende, perché penso che chi fa import-export dalla Russia in questo momento tra transazioni e spedizioni probabilmente sta delirando. Comunque, parlando di cittadini, il problema grande lo hanno avuto i cittadini russi che si trovavano in Europa nel momento dell'introduzione, perché come le nostre carte non funzionano qui, anche le loro non funzionano in Europa o comunque in altri paesi in giro per il mondo. Oltre a questo grosso problema, parlando con la mia amica Eli, con cui ho fatto un'intervista, lei mi ha detto che sta diventando pazza per ricevere pagamenti online, perché prima utilizzava Stripe e PayPal. Ora in questo momento in Russia non funzionano, quindi sta cercando di trovare qualche soluzione artistica, che per carità c'è riuscita, però sta facendo un casino, mi ha spiegato, con Telegram, facendo dei passaggi veramente folli che con Stripe e PayPal erano comodissimi. Ed oltre a questo il cittadino normale, per riuscire a mantenere il rublo a livello, infatti ci sono tra virgolette riusciti, non si sa nemmeno quanto durerà, il cittadino normale non può più cambiare più di tot rubli al giorno con una valuta estera, questo per non fare in modo che tutti vendano il rublo. E per carità questa limitazione ad ora sta funzionando, e se andate a vedere il grafico del rublo attualmente è tornato addirittura a valori superiori rispetto a febbraio, però sinceramente non so cosa possa succedere quando e se rimuoveranno questo limite. Ora sul discorso sanzioni bancarie potrei stare qui a parlare ore, qui abbiamo trattato solo la parte del cittadino, ma ci sarebbe tantissimo da dire anche sulla parte aziendale e ho avuto tra le varie l'opportunità di parlare con diversi imprenditori qui, ma dato che sarebbe un discorso illimitato fatemi sapere nei commenti se volete sapere e se volete che approfondiamo, ma qui passerei alla domanda successiva, altrimenti stiamo qui un giorno. Domanda gettonatissima: come vivono la situazione qui? Per la risposta, se volete, potete andarvi a riprendere l'intervista che avevo fatto con Eli, una mia collega youtuber che vive a Mosca. Però al di là di lei, parlando anche con tante altre diverse persone, la mia percezione è che loro se la stanno vivendo come se la sta vivendo il popolo italiano, e io arrivo qui in Russia dopo 2 settimane passate in Italia per festeggiare la Pasqua con la mia famiglia. Quindi c'è chi è tranquillissimo, c'è chi è impaurito, c'è chi è scioccato, c'è chi ha paura, c'è chi si sta facendo la sua vita normalmente, c'è chi è incazzato, c'è anche chi si sta impegnando per dare aiuti umanitari come la mia amica Eli. Insomma, se devo essere sincero, non ho trovato particolari differenze ed è un po' scioccante, perché io stesso quando stavo partendo per arrivare qui ero un po' elettrizzato, ero un po' impaurito, ero un po' ansioso, però alla fine qui la vita va avanti normalmente, come tra molte virgolette e tra molti nuovi problemi sta andando avanti in Italia. E paradossalmente, parlando con diversi imprenditori qui in Siberia, qui a Krasnoyarsk, loro sono quasi contenti perché tante aziende da Mosca o comunque dall'ovest della Russia si stanno spostando verso est, si stanno spostando verso qui, perché lì a Mosca, essendo molto più vicini al conflitto, hanno e stanno avendo paura e quindi spostano le loro sedi qui. Alla fine qui, come in Italia, ci sono persone più o meno colpite da tutto questo. E sinceramente ragazzi, lo so che alcuni di voi potrebbero provare rabbia da questo, però io vi sto riportando quello che succede qui, non so che altro dirvi, questo è quello che succede qui. Qui, come in Italia, ci sono persone più o meno incazzate, qui, come in Italia, ci sono persone alle quali frega più o meno di tutto quello che sta succedendo. Non so cos'altro dirvi. Un'altra cosa che in tanti mi avete chiesto, o che comunque lascia diversi punti di domanda, è la questione delle Z e delle V, 2 simboli che sono diventati qui come in tutto il mondo molto popolari perché inizialmente si trovavano nei carri armati russi. E addirittura alcuni stati occidentali hanno proibito l'esposizione pubblica di questi 2 simboli, perché si dice legati al fascismo, l'antifascismo o comunque la propaganda russa. E sì, è vero, in questo momento questi sono 2 simboli che vengono molto usati per la propaganda russa. E tanto quando stavo in Italia come quando sto qui mi rendo conto quanto sia importante la propaganda durante una battaglia. In ogni caso questi 2 simboli, sia la Z che la V, non sono presenti nell'alfabeto cirillico, ma chiedendo alle persone qui mi hanno spiegato che quelli presenti nei carri armati indicavano est e ovest, perché Zapad, e quindi Z qui in Russia vuol dire ovest, Vostok quindi V vuol dire est, quindi battaglione che arriva da ovest, battaglione che arriva da est. Poi in un secondo momento, visto che questi 2 simboli sono diventati così tanto popolari e così tanto scattati sia qui in Russia che al di fuori della Russia, hanno pensato bene di utilizzarli come propaganda. E quindi per esempio questa lettera Z nella parola per, che qui in russo si dice za, ha sostituito la lettera dell'alfabeto cirillico che viene usata per il suono Z, che assomiglia a un 3, in affermazioni come Zapaviedo, Zamir, Zanashek, che in russo vogliono dire per la vittoria, per la pace, per i nostri ragazzi. E ragazzi, qui c'è una grande differenza, perché alla fine questa Z la utilizza chiunque, ma la utilizzano come appoggio, la utilizzano come appoggio a persone che sono loro connazionali
connazionali non la stanno utilizzando come minaccia e uccisione contro altre persone. E questa cosa non la sto dicendo io, questa cosa me l'hanno riportata in tanti. Però ovviamente, d'altro canto, essendo realisti, questa è una grande arma di propaganda, quindi bisogna stare molto attenti come la si utilizza e chi la utilizza. Per questo molti stati occidentali hanno bandito questi simboli. Soprattutto per la Z nella sua versione arancio-nera con il nastro di San Giorgio, e il nastro di San Giorgio è simbolo di vittoria militare. Ora ci ritengo a sottolineare che con questo video volevo farvi una sorta di reportage di quello che si sta vivendo qui in Russia e di quello che io sto vivendo qui in Russia, senza alcun tipo di giudizio soggettivo, e spero che questa cosa vi possa tornare utile in un qualche modo. Se così fosse, lasciate un mi piace, ditemi nei commenti cos'altro volete vedere nella mia avventura qui in Russia, iscrivetevi per non perdervi tutti i futuri video e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!